Oligarchi digitali e libertà zoppicante, il nuovo volto del potere globale. Il XXI secolo è dominato da un fenomeno che sembra uscire da un romanzo distopico, ma che si manifesta con cifre, contratti e infrastrutture ben concreti: la nascita degli oligarchi digitali. Non più soltanto imprenditori visionari, ma soggetti che hanno saputo accumulare ricchezza e influenza sfruttando il vuoto normativo seguito alla guerra fredda e la cultura neoliberale che ha fatto della deregolamentazione un dogma. Figure come Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg o Peter Thiel sono diventati moderni predoni tecnologici, come li definisce la Fondazione Feltrinelli, capaci di trasformare l'innovazione in uno strumento di espropriazione. In pochi decenni hanno preso possesso non solo dei mercati tecnologici, ma delle infrastrutture su cui poggiano le nostre società: identità digitali, sistemi di pagamento elettronici, motori di ricerca, piattaforme di comunicazione. Oggi Google controlla oltre il 90% del mercato globale della ricerca online, mentre Amazon domina circa il 40% del cloud computing mondiale attraverso AWS. In questa cornice, la sovranità degli stati appare erosa e la cittadinanza digitale si trova obbligata a transitare all'interno di ecosistemi privati. La dimensione politica di questo potere è altrettanto evidente. Il Foglio ha raccontato l'episodio in cui Donald Trump, circondato dai vertici di Google, Meta e OpenAI, ringraziava per la scelta di non introdurre nuove regole sull'intelligenza artificiale. Una scena che vale più di 1000 analisi. La deregolamentazione come favore reciproco tra politica e big tech, in un settore in cui nel solo 2024 gli investimenti globali hanno superato i 250 miliardi di dollari, con una crescita del 27% rispetto all'anno precedente. L'urgenza dell'innovazione viene trasformata in alibi per rimandare ogni decisione su sicurezza, etica e diritti. La linea che separa i regimi autoritari dalle democrazie liberali, in questo quadro, si fa meno netta, perché entrambi i modelli convergono in strutture oligarchiche che concentrano potere e riducono la libertà a mera facciata. Il rapporto Corporate Underminers of Democracy 2025 fornisce un quadro ancora più crudo, mettendo nero su bianco i nomi e le cifre di chi oggi erode la democrazia. Amazon, con i suoi oltre 1,5 milioni di dipendenti, è accusata non solo di precarizzare il lavoro e generare disuguaglianze salariali abissali. Il CEO Andy Jassy nel 2023 ha guadagnato oltre 6.400 volte il salario medio di un dipendente, ma anche di alimentare l'industria bellica. AWS ha firmato un contratto da 10 miliardi di dollari con il Pentagono per la fornitura di servizi cloud militari. Anduril Industries, fondata nel 2017 e oggi valutata più di 14 miliardi di dollari, produce sistemi autonomi per la guerra, vere e proprie macchine di morte, come le ha definite il rapporto, e ha sviluppato Lattice, un sistema integrato con l'intelligenza artificiale di Palantir, già operativo lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Meta, che nel 2024 ha investito oltre 35 miliardi di dollari in intelligenza artificiale e realtà virtuale, ha rimosso il divieto sull'uso della sua Llama AI da parte dell'industria della difesa statunitense e collabora con Anduril per dispositivi di realtà aumentata pensati per il controllo di macchine da guerra non abitate. Northrop Grumman, colosso del settore nucleare, ha in portafoglio programmi mastodontici come il missile balistico intercontinentale Sentinel, dal valore stimato di 96 miliardi di dollari, e il bombardiere B-21 Raider, che ha già assorbito più di 32 miliardi di fondi pubblici. Palantir Technologies, che nel 2023 ha registrato ricavi per 2,2 miliardi di dollari, ottiene quasi metà del suo fatturato da contratti governativi e militari. Il suo software, Immigration OS, è utilizzato dall'agenzia ICE per monitorare migranti e richiedenti asilo, e i suoi sistemi sono centrali nelle operazioni di sorveglianza e intelligence. SpaceX, con una valutazione di mercato che supera i 180 miliardi di dollari, è entrata nel programma militare Starshield del Dipartimento della Difesa americano, fornendo satelliti e connessioni a banda larga già impiegati in Ucraina attraverso Starlink, che conta più di 2,6 milioni di utenti. Vanguard, infine, è il maggiore investitore privato mondiale nel comparto nucleare. Nel 2022 ha destinato 68 miliardi di dollari a produttori di armi atomiche, comprese aziende europee e italiane come Leonardo. Questi numeri raccontano un mondo in cui la distinzione tra sfera civile e militare si dissolve.
Le stesse tecnologie che usiamo per comunicare, lavorare o intrattenerci vengono sviluppate in parallelo per scopi di guerra e sorveglianza. Le conseguenze sono immediate: precarizzazione del lavoro, concentrazione estrema della ricchezza, sorveglianza pervasiva e perdita di autonomia da parte degli individui e delle comunità. Come osserva la Fondazione Feltrinelli, non si tratta soltanto di espropriazione economica, ma di un'espropriazione invisibile che riguarda la capacità collettiva di decidere, di immaginare, di autodeterminarsi. Di fronte a questo scenario, la questione non è se serva una regolamentazione, ma se ci sia ancora tempo per introdurla. La costruzione di infrastrutture digitali pubbliche open source, indipendenti dal controllo delle big tech, potrebbe essere un primo passo per restituire sovranità agli stati e ai cittadini. Ma senza una rottura radicale con la logica che mette il profitto privato al di sopra del bene comune, il rischio è che la libertà rimanga una parola vuota e che la democrazia, già zoppicante, si riduca a un simulacro governato da pochi oligarchi armati di algoritmi e miliardi.